Quali azioni quindi dobbiamo acquistare e come facciamo a sceglierle? Ciao a tutti, io sono Adriano Biason, trader professionista e vi insegno come investire sui mercati azionari americani. Le azioni hanno una loro logica, sono un finanziamento che noi facciamo ad un'azienda e ci aspettiamo quindi che questa azienda cresca e si evolva. Questa azienda inoltre viene quotata su un certo mercato. Ma non tutti i mercati vanno bene. Se prendiamo ad esempio il mercato italiano, in un paese economicamente non molto in salute, il nostro capitale probabilmente non crescerà nel corso degli anni, anzi rischieremo addirittura di perdere i nostri soldi. Abbiamo visto quindi che dobbiamo andare a cercare dei mercati in salute e abbiamo trovato nel Nasdaq uno dei mercati in assoluto più performanti nel corso della storia, come del resto quasi tutti i mercati azionari americani. In questo modo abbiamo dunque già ristretto la nostra ricerca ad una cerchia di circa un centinaio di aziende. In un video precedente abbiamo addirittura detto che potremmo anche scegliere a caso l'azienda su cui investire, avendo visto che mediamente un'azienda del Nasdaq guadagna in questo periodo più del 60% in un anno. Ovviamente però sparare a caso non è sicuramente la strategia migliore per poter scegliere le azioni su cui investire. Potremmo anche avere la sfortuna di scegliere proprio quell'azienda che quest'anno va male e quindi potremmo perdere il nostro capitale. Quali sono quindi delle strategie buone per poter scegliere le azioni su cui investire? Non vi parlerò in questo video né di analisi tecnica né di analisi fondamentale, perché non funzionano. O meglio, non è che non funzionano, non vengono utilizzate nel modo corretto. Analisi tecnica e analisi fondamentale servono a definire lo stato attuale del mercato, ma non servono assolutamente a capire quale sarà l'andamento futuro del mercato. L'andamento futuro del mercato non è prevedibile in alcun modo. Se a gennaio del 2020 io vi avessi detto guardate che saremo coinvolti a breve in una pandemia globale e ci terranno tutti a casa per un anno, nessuno di voi mi avrebbe creduto, avreste pensato addirittura che io sia matto. Eppure la pandemia c'è stata e i mercati sono crollati. Il Nasdaq 100 in pochi giorni è arrivato a perdere il 27%. Può capitare qualsiasi cosa. Non c'è modo di prevedere in modo certo il futuro andamento di un mercato. Ed è qui il rischio che si assume il trader. Bisogna quindi trovare dei criteri oggettivi per poter scegliere le azioni su cui investire. Un criterio abbastanza oggettivo che ci permette di scegliere le azioni su cui investire è la capitalizzazione di mercato. Che cos'è la capitalizzazione di mercato? È il valore complessivo delle azioni che un'azienda detiene sul mercato. E come si calcola? Bisogna conoscere il prezzo delle azioni e il numero di azioni presenti sul mercato. La capitalizzazione di mercato quindi si calcola moltiplicando il numero di azioni presenti sul mercato per il prezzo attuale delle azioni. E quali sono le aziende sull'indice Nasdaq con la maggior capitalizzazione di mercato? Sono 5 aziende molto note. Apple, che detiene più dell'11% della capitalizzazione di mercato dell'indice, seguita da Microsoft che detiene quasi il 10% della capitalizzazione di mercato, dopodiché c'è Google e Amazon che detengono circa l'8,5% e infine Facebook un po' meno, siamo al 3,6%. Dopodiché segue al sesto posto, Tesla. Ma le prime 5 aziende che ho nominato detengono da sole più del 40% della capitalizzazione di mercato. Cosa significa? Significa che l'andamento del Nasdaq 100, dell'indice Nasdaq 100, è fortemente influenzato dall'andamento di queste 5 aziende. Andiamo adesso a vedere nelle seguenti slide un confronto tra l'andamento dell'indice Nasdaq e l'andamento delle 4 aziende con la maggior capitalizzazione. Lasciamo fuori Facebook perché ha una capitalizzazione già più bassa rispetto alle altre. Come
Possiamo notare, ad esempio, in questo grafico che mostra l'andamento nell'ultimo anno dell'indice Nasdaq in blu e delle 4 aziende con maggior capitalizzazione. Abbiamo in giallo Apple, in azzurro Microsoft, in arancione Amazon e in violetto Alphabet, che sarebbe Google. E notiamo che l'andamento è molto simile, e questo è logico perché l'andamento dell'indice è proprio dipendente dall'andamento di queste azioni a seconda proprio della capitalizzazione. Quindi le aziende che hanno la maggior capitalizzazione sono quelle che influenzano maggiormente l'andamento del Nasdaq, ed è abbastanza logico quindi che l'andamento sia simile. Possiamo infatti paragonarlo all'andamento di queste azioni qua. In questo grafico vediamo sempre un confronto tra l'indice Nasdaq in blu e altre 4 azioni che non sono azioni che hanno una capitalizzazione di mercato grande tanto quella delle 4 aziende precedenti, e vediamo che gli andamenti sono abbastanza differenti tra di loro. Abbiamo l'andamento di Tesla in arancione qua in alto, poi abbiamo l'andamento di Moderna che produce il vaccino per il Covid, poi abbiamo in azzurro Applied Materials che si occupa di semiconduttori, e poi abbiamo in giallo ad esempio Walgreens, che è una catena di farmacie statunitensi. E vediamo che appunto in questo caso queste aziende non sono in grado di influenzare l'andamento del Nasdaq tanto quanto lo sono le aziende con la maggior capitalizzazione. Se noi ampliamo il tempo di osservazione e andiamo ad esempio sui 5 anni, notiamo che il valore delle azioni, la variazione percentuale del valore delle azioni, tende a crescere di più rispetto alla variazione percentuale dell'indice, e questo lo si può notare in modo particolare se andiamo a vedere il grafico complessivo, in cui possiamo notare quanto le azioni di queste aziende sono cresciute dalla loro nascita. E mentre l'indice è cresciuto del 2868%, Apple è cresciuta ad esempio del 90.092%, Microsoft addirittura 245.000% in più. Se noi alla nascita di Microsoft avessimo investito 100 euro, oggi le nostre azioni varrebbero addirittura 245.000 euro. Questo vuol dire che queste azioni sono le azioni giuste da acquistare? Sì e no. Diciamo che acquistando queste azioni abbiamo una sufficiente garanzia di poter avere un buon guadagno con un rischio relativamente basso. Ma se storicamente queste sono le aziende che hanno raggiunto la maggior capitalizzazione di mercato, non significa che sono sempre andate bene. Ci sono periodi in cui sono andate molto bene, periodi in cui invece non sono andate benissimo. Ci sono stati periodi in cui sono andate anche peggio del mercato. In questa slide qua, ad esempio, vediamo come negli ultimi 6 mesi Microsoft e Google siano andati meglio del mercato, mentre Apple e Amazon invece sono andati peggio del mercato. Cosa significa? Significa che per poter guadagnare di più dobbiamo inseguire le aziende che vanno meglio, che crescono di più, che hanno i rendimenti più alti. Ma anche in questo caso bisogna stare attenti, perché investire sull'azienda che in questo momento ha il maggior rendimento non significa necessariamente fare la scelta giusta. Vediamo ad esempio il caso della Amplitech, che il 16 febbraio del 2021 ha raggiunto un più 2207% rispetto a un anno prima, ma poi improvvisamente il giorno dopo ha avuto un crollo di mercato di quasi il 2000%. In questa tabella possiamo vedere i rendimenti delle varie aziende a intervalli di tempo: 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni. E poi c'è il parametro year to today, ossia la variazione percentuale dall'inizio dell'anno.
Se noi ad esempio prendiamo la variazione percentuale di un anno, vediamo che Tesla ha ottenuto in un anno un più 250%, ma questo non significa che l'anno successivo avrà nuovamente un più 250%. Potrebbe aver raggiunto il suo picco ed essere in discesa. Quali azioni allora è meglio acquistare? Quelle che nei vari intervalli di tempo hanno variazioni buone e crescenti. Un'azienda che per esempio ha dimostrato di avere una crescita continua nei vari intervalli di tempo è Moderna, l'azienda produttrice del vaccino per il Covid. Ma l'inseguimento delle aziende migliori richiede una grande abilità, ossia quella di saper uscire dal mercato al momento giusto, senza la quale rischiamo comunque di perdere il nostro capitale. Ma di questo ne parleremo in un altro video. Nel prossimo video invece parleremo di come scegliere il broker a cui fare riferimento. Bene, anche stavolta siamo giunti in fondo a questo video. Spero che vi sia piaciuto, spero di essere stato chiaro. Se avete qualche domanda me la potete porre nei commenti. Se vi piace quello di cui vi sto parlando, iscrivetevi al canale. Vi ringrazio tutti, alla prossima. Ciao!